You come? Let's go. Qua c'erano 2 bambini e 2 bambini di qua. I zari sono tutti allerta, non tanti vogliono essere ripresi. Immaginavo di trovare baracche e invece ci sono anche case del genere. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Ok, incominciamo un'altra avventura. Sono a 6 km da Skopje, che è la capitale della Macedonia, e quella dietro di me potrebbe sembrare un classico bazar di una città dell'est, mentre invece mi trovo in una città unica al mondo. Sono a Shutorizari, che è la città dei Rom. Qui il sindaco è Rom, la lingua ufficiale è il romani, c'è un giornale Rom, c'è un canale TV Rom e c'è anche una bandiera Rom. Ma facciamo un passo indietro. Forse vi sorprenderà sapere che i Rom provengono originariamente dall'India, dove erano parte della casta degli untouchables, gli intoccabili. Verso l'VIII e il IX secolo d.C., i Rom, a causa delle guerre, intrapresero una migrazione verso ovest, attraversando l'Asia centrale, il Medio Oriente, fino a raggiungere l'Europa centrale. Inizialmente furono accolti con curiosità e fascino per le loro abilità artistiche e la loro cultura unica. Tuttavia, ben presto i Rom si scontrarono con il pregiudizio e la discriminazione. Furono considerati come stranieri e divennero vittime di persecuzioni e espulsioni in molte parti d'Europa. Nonostante le difficoltà, i Rom mantennero la loro identità culturale e continuarono a viaggiare attraverso il continente europeo. Si dedicavano principalmente a mestieri come l'artigianato, l'intrattenimento e il commercio ambulante. La loro musica, danza e arti circensi divennero celebri in molte corti nobiliari europee. Durante il periodo dell'olocausto nazista, però, i Rom furono anch'essi perseguitati e uccisi in grandi numeri. Si stima che tra 200 e 500 mila Rom siano stati vittime del genocidio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i Rom cercarono di ricostruire le loro vite e integrarsi nella società europea. Purtroppo, continuarono a subire discriminazioni e pregiudizi che li spinsero sempre più spesso a isolarsi. Oggi si stima che nel mondo ci siano tra i 22 e i 25 milioni di Rom, la più grande minoranza del continente europeo. Tuttavia, il numero ufficiale è incerto perché molti di loro rifiutano di farsi registrare come etnia Rom, per timore di subire ulteriori discriminazioni. Qui a Shutorizari, invece, è tutto diverso. È l'unica città al mondo dove i Rom sono organizzati politicamente ed economicamente. E il 99% dei cittadini è di etnia Rom. Sembra che qui abbiano trovato il modo per vivere la propria cultura e identità liberamente. Un luogo da chiamare finalmente casa. E badate bene che non sto utilizzando la parola zingari perché per loro è molto dispregiativo. È come utilizzare la N-word per una persona nera, mentre invece il termine esatto da utilizzare è Rom, che nella loro lingua vuol dire uomo. C'è però una piccola curiosità, che se non sei un Rom come me, per loro sei gaggio, che vuol dire pauroso, debole. I commercianti del bazar preferiscono non farsi intervistare perché i loro negozietti, in cui vendono prevalentemente abbigliamento contraffatto proveniente dalla Turchia e dalla Cina, non sono autorizzati dal governo centrale. Grazie, gentilissima, la signora mi ha regalato un'albicocca. Grazie mille. Good. Grazie. Vedi, qui invece raccolgono il cartone, la plastica e il metallo perché poi lo rivendono e ci fanno qualche soldo. Questa era una discarica. A qua interview? Che era la posto? Va. Dobbiamo stare un po' più accorti perché non è molto facile fare delle riprese a Shutorizari, sono tutti allerta, non tanti vogliono essere ripresi, infatti abbiamo ripreso una discarica e sono usciti tutti quanti per vedere cosa stessimo facendo, quindi stiamo contenti.
La paura di essere ripresi da noi, tutto sommato, è legittima. In maniera anonima i cittadini mi raccontano che troppe volte le loro parole sono state strumentalizzate e che purtroppo adesso non credono più che un reportage come il nostro sulla loro cultura possa generare un cambiamento positivo nella percezione che ha il mondo del popolo rom. Li capisco, ma spero che qualcuno voglia parlare con me. Le strade sono piene di bambini che giocano, ma la sfida più grande tra qualche anno sarà quella di farli rimanere. A Sciuto Rizzari la percentuale di disoccupazione oggi è al 60%. I local mi raccontavano che il nuovo sindaco ha costruito questo centro giochi per i bambini. Di qua c'è un campo da calcio, campi da basket e di qui c'è anche il Luna Park. Come poteva non esserci Luna Park a Sciuto Rizzari? Quella è la bandiera del popolo romani e ha un simbolismo fortissimo perché, come vedete, c'è una fascia verde che indica la natura, la libertà di movimento, di viaggio, mentre il blu indica il cielo infinito, il paradiso, mentre in centro c'è una ruota, la ruota che simboleggia il carro dello spostamento, del viaggio infinito del popolo rom, che però si intreccia con la loro origine, perché quello è anche un chakra indiano e infatti lo troviamo anche nella bandiera indiana, quel chakra. Questa bandiera è il simbolo di unione per tutto il popolo rom. Ci siamo persi? Dobbiamo andare nella via più ricca di Sciuto Rizzari, però non trovo la via, anzi non mi funziona internet e quindi dovrò chiedere a qualcuno di... Hi, could you please share with me the wifi? Thank you very much. Io lo posso fare senza problemi perché, come sapete, viaggio sempre protetto da NordVPN. Con tutti i viaggi che faccio in giro per il mondo io tengo sempre la protezione di NordVPN attiva perché collegandomi a reti wifi pubbliche come possono essere aeroporti, bar, il rischio è quello di entrare in wifi che sono falsi in realtà, attraverso i quali dei criminali possono entrare nella mia rete per spiarmi, rubare i miei dati e persino modificarli. NordVPN poi mi protegge per esempio anche quando ricevo un'email sospetta, avvisandomi del rischio ed evitando così di farmi fare qualche ingenuità come inserire i miei dati bancari su un sito web falso. E occhio perché fino all'1 ottobre c'è un'offerta speciale sul piano biennale, con 4 mesi gratis più buoni regali Amazon da 10, 20 o 30 euro per i nuovi utenti NordVPN. Trovata! Adesso vi porto in uno dei luoghi più incredibili di tutto Sciuto Rizzari, ma come sempre vi lascio un link in descrizione per provare NordVPN e navigare in totale sicurezza. E ora seguitemi. Sono arrivato qui con una visione un po' ingenua di quello che avrei trovato a Sciuto Rizzari perché immaginavo di trovare baracche e invece ci sono anche case del genere. Ci sono di persone che lavorano in Europa e poi vengono qui per investire i soldi che hanno guadagnato magari anche in Italia. Ciao, Italia! Ciao! L'economia di Sciuto Rizzari si basa sugli investimenti dei rom immigrati che hanno fatto fortuna in Europa e che in estate, stagione delle feste e dei matrimoni, tornano per riabbracciare i propri cari, portare regali, ma soprattutto ristrutturare o ampliare le loro abitazioni. Ehi, ciao! You come? Let's go! Vediamo cosa succede. Allora ragazzi, stanno costruendo una casa probabilmente di persone molto benestanti qua a Sciuto Rizzari. Ciao! Ciao. What are you doing? YouTube channel. YouTube channel. Praticamente i ragazzi sono degli operai albanesi, non sono rom, che stanno costruendo questa casa per una persona molto benestante rom. Guarda che roba! Pazzesco! Questa sarà la sala probabilmente ed è la casa di un rom che però vive in Svizzera e ha deciso di investire qui e si è preso proprio una villa di 3 piani in questo boulevard in cui ci sono le ville delle persone più benestanti rom che vivono a Sciuto Rizzari. No, vieni, guarda che roba! Uno stereo dentro al letto, un'altra stanza da letto. Mi piace comunque la sobrietà di questi mobili, E guarda quante case stanno costruendo, perché Sciuto Rizzari è diventata così un simbolo per i rom che ognuno di loro sogna di avere una casa nella loro capitale, nell'unico luogo in cui si sentono a casa. Vi sorprenderà sapere che anche a Sciuto Rizzari c'è una sorta di Hollywood Boulevard, perché questa via è quella in cui sono state costruite le ville più sfarzose, le ville più belle dove vivono musicisti, cantanti, artisti rom
famosi in tutto il mondo. C'è una peculiarità però, che da un lato della strada ci sono ville bellissime, sfarzosissime, dall'altra delle baracche. Quindi è una Hollywood Boulevard a metà. This is your house? Yes, my Papa house. Papa house? Yes. Beautiful. Nice. No good. Oh, it's nice. Traditional. Normal, yes. Normal. 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 What's your name? Robert. Nice to meet you. Giuseppe. Just, No, look. Ken? Yeah? Robert ci sta spiegando che questa è una casa tradizionale e abbiamo avuto la fortuna che ci abbia fatto entrare in casa sua, che è proprio davanti alle ville che stavamo osservando prima. Il bagno qui è fuori, all'esterno, non c'è dentro la casa. This is your room, your house. Yes, yeah. And where do you sleep? Yes. My baby here. Yeah. Two, sleep. Two here. Ah, Me, my woman. wow, pazzesco. Il tetto praticamente è fatto di legno, coperto da dei teli. Hanno la televisione, qua c'è il ventilatore, sotto vedo che ci sono delle uova. Sono organizzati, hanno anche wifi. Yeah, wifi. That's not bad, not bad. But it's nice, Robert, it's nice. È interessantissimo vedere il contrasto. Siamo appena entrati in una casa in costruzione, in quella villa bellissima, e adesso queste persone sono state veramente generose, gentilissime, ci hanno aperto le porte di casa loro e ci hanno fatto vedere una casa tradizionale di Sciutorizzari, molto modesta, però loro vivono molto bene qui. Ok, questa è un'altra stanza. No, mi sa che sta dormendo qua. Ah, no, I didn't want to disturb. Okay, no problem. No, vabbè, Robert mi ha portato qui, i bambini stanno dormendo ma non voglio. No, it's okay, I don't want to disturb. Sta per arrivare un temporale gigante probabilmente. Temporale gigantissimo, ragazzi. Parli italiano? Ciao! Ci sono tantissimi rom che vivono in Italia e vengono qui per le vacanze, perché questo è il periodo dei matrimoni. Adesso è meglio che ce ne andiamo perché sta venendo giù un temporale, il vento è così forte che sento tutte le lamiere dei tetti che si spostano e mi immagino da un momento all'altro che ce ne voli qualcuno in testa. Siamo praticamente dovuti scappare da Sciutorizzari perché sta venendo giù un temporale pazzesco. Ne approfittiamo per mangiare un boccone sperando che smetta e poi ritornare a Sciutorizzari perché dobbiamo incontrare tantissime persone. Ci ha dato appuntamento il sindaco, un parlamentare, ci sono tante persone che vogliono parlare, vogliono farci sapere cosa vuol dire vivere qui a Sciutorizzari. Per farvi capire la situazione, giusto qualche gocciolina qui a Sciutorizzari, smetterà sicuramente molto presto. I signori sono stati gentilissimi perché ci hanno invitato a pranzo a casa loro mentre fuori sta diluviando e avevano preparato un piatto tipico romaní che si chiama boragna, che se ho capito bene è pecora con fagiolini e pomodoro. Io non mangio carne da una vita, però oggi chiaramente per loro, visto che ci hanno invitati e accolti così, mangeremo questo piatto tipico romaní. Assaggiamo. Super. Buonissimo. Very good. Non è piccante come mi aspettavo perché di solito i romaní mangiano tutto molto piccante. Questo non è piccante, però a tavola c'è questo che dovrebbe essere molto piccante. Vediamo. Lo vuoi tu, Nino? Sì. Toh. Vado, Non lo mangiare. Ha risposto suo figlio. Ciao bello. Bene, tuo padre è gentilissimo, mi ha ospitato qui, mi sta offrendo il pranzo. Sono delle persone. Grazie. Osservando questa accogliente famiglia, mi rendo conto che nella cultura rom c'è sì una netta divisione tra maschio e femmina, ma più come divisione dei compiti che di gerarchia, anche se, per tradizione, l'uomo rappresenta sempre il capofamiglia. Fantastico. Cioè stiamo rischiando perché stiamo passando in mezzo al fiume che si è creato con la tempesta. In realtà questa è una strada normalissima, ma è almeno 1 metro d'acqua e ce l'abbiamo fatta. Easy.
altre 10 macchine si sono fermate per l'acqua, però noi ce l'abbiamo fatta. Di solito qui tutti i rom vivono di espedienti, hanno lavoretti, vendono abbigliamento, raccolgono plastica, metalli, mentre invece stiamo per andare a incontrare il businessman più grosso di tutta Asciutto Rizzari. Sono arrivati. Grazie, Giuseppe. La storia di questo signore è una di tante. Cacciato dall'università solo perché è di etnia rom, ritrova la sua rivalsa sociale e morale nel lavoro, diventando uno dei maggiori esportatori di tessuti pregiati di tutto l'Est Europa. Com'è vivere a Asciutto Rizzari? Asciutto Rizzari è una sacra terra per me, perché io sono rom, voglio vivere qui. Cosa vuol dire per te essere un rom? Per me deve essere rom un orgoglio. Siamo tanti in tutto il mondo, più di altri, però siamo separati. Sono qui in Macedonia, altri paesi, non so, Bosnia, Romania, anche genetica. Siamo nomadi. Arriviamo da India, siamo qui. Altri vivono in altri paesi, però vogliamo si muovere altri paesi. E quando un rom non posso guadagnare tanto per il nostro normale viva qui, è semplice per muovere altri paesi. Diciamo per un italiano non è normale questo, per noi è normale. Cosa pensi del fatto che, per esempio, in Europa le persone pensano che i rom spesso rubano o non lavorano? No, non è vero questo. Non tutti i rom rubano, fanno come in Italia, anche gli italiani rubano. La gente non vogliono pensare chi sono i rom. Io sono un esempio qui in Sciutka. Non sono io, c'è altri miei amici che lavorano. Per un esempio, da qui, da Sciutka, da Asciutto Rizzari, io vendo tessuti per il Messico. Anche c'è un problema, non solo in Europa, non solo qui in Macedonia, in tutto il mondo. C'è un stereotipo per Roma, gente che rubano, che sono poveri, che sono seconda classe di gente. Questo non è vero, questo must be changed. Cos'è secondo te la felicità per un rom? È semplice, vivere come un uomo libero, senza vincoli, senza tutto aperto. Purtroppo il sindaco non ha potuto incontrarci perché doveva celebrare delle nozze, ma forse siamo stati ancora più fortunati. Siamo usciti un attimo da Asciutto Rizzari perché siamo dovuti tornare a Skopje per entrare dentro a questo palazzo. Questo è il Parlamento macedone perché siamo stati convocati dalla Tifa Sitovska, una parlamentare molto speciale, perché è una parlamentare rom. Lei dal Parlamento difende e protegge da anni i diritti dei rom. Incredibile la quantità di statue che ci sono a Skopje, infatti ci sono così tante statue che questa città viene chiamata la Disneyland della Macedonia. Едната жена ромка која е представник во собранието, а се однесува на ромската заедница. Секако дека предизвикот е голем, меѓутоа јас се обидувам и се борам со моите колеги и колешки во парламентот да имаат повеќе разбирање во однос на ромското прашање, ромската состојба, ромскиот живот, но ромите долги години наназад живеат во желбата и надежта дека државата ќе овозможи и тие да бидат еднакви меѓу еднаквите во општеството, или ајде да кажам едно општество за сите, но тоа не е така. What's the meaning of happiness for a Romani person? Ромите колку и да се сиромашни, сепак тие се среќни луѓе. Зошто? За ромите е многу важно семејството.
И она малку што го имаат, како храна или нешто друго што е важно за нив, знаат заеднички да го споделат, да го делат со семејството и при тоа да бидат среќни. Кога има одредени прослави, особено кога имаат свадби или родендени, истото тие го прават. Можеби нема да има многу на масата, но сепак се среќни. Навистина, колку и да им е тешко на ромите, колку и да им е тежок животот на ромите, сепак tие se radуваат и на ситници, сепак се tие среќни. La storia dei Rom ci insegna una lezione di resilienza e adattamento, dimostrando come abbiano superato sfide immense durante il loro viaggio dall'India all'Europa. La loro presenza continua a donare un contributo inestimabile alla ricchezza culturale e alla diversità del continente europeo, anche se spesso questo popolo è avvolto da un pregiudizio pesante che li spinge a rimanere isolati o addirittura a nascondere le proprie origini. Sciuto Rizzari è un'oasi sicura per i Rom, eppure ancora troppo simile a un ghetto con delle mura invisibili. È un onore per me essere stato accolto dai leader e dai cittadini di questa comunità così unica, ma dove l'equilibrio tra il bene e il male è sottile e a volte labile come in ogni altro popolo d'altronde. Sappiamo davvero troppo poco dei Rom e spero che con questo viaggio abbiamo capito insieme che associarle alle sole notizie di cronaca è svilente per una cultura così antica e complessa. Sicuramente il mio viaggio nel mondo Rom è appena iniziato e il mio desiderio più grande è quello di poter essere accolto anche in un campo italiano per documentare e raccontarvi cosa vuol dire essere un Rom in Italia.